Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video dove mi faccio le unghie. Allora, queste saranno le mie unghie per questo Natale 2021, perché sì, mi piacciono, mi piace. Anche a voi sono piaciute perché vi ho messo le foto su Instagram e quindi mi sono piaciute e queste me le terrò 2 settimane, penso di riuscire a tenermele. Va bene, allora preparata l'unghia naturale, sono andata con il deidratante e adesso vado con Ultra Bond, questo primer non acido di Beauty Space Nails e poi lo metto un 30 secondini in lampada. Lo vedrete perché poi ve lo faccio, insomma questo video è abbastanza lungo come avete visto dalla durata, però l'ho lasciato abbastanza casareccio, come dire, senza troppo editing, anche a velocità normale. Questa è, non è velocizzato molto questo video, ma credo forse solo la parte della limatura un po' velocizzata e la parte dove metto gli strass, perché sennò veramente, cioè, troppo lunga e quindi tutto il resto però è a velocità normale. E niente, mi faccio le unghie con le nail form, con acrilico, con questo acrilico che mi sono fatta da sola. Va bene, più tardi ve lo racconto, più avanti ve lo racconto. Ok, posizionata la nail form, avevo già fatto il mignolo e nel frattempo che acrilico comincia a polimerizzare faccio il resto, insomma metto la nail form eccetera eccetera e poi quando sento che è il momento stringo, pinzo e niente, e così farò per tutte le unghie. Purtroppo il mignolo mi viene sempre più corto degli altri, ma perché? Perché io devo imparare, come ho fatto altre volte, poi perché ci ho ragionato, ho cominciato dal pollice per poi arrivare al mignolo. Invece stavolta ho fatto come facevo sempre, che cioè ho cominciato dal mignolo. Quando metto il prodotto sulla nail form per fare il mignolo dico no vabbè dai, stavolta non le faccio troppo lunghe e quindi le faccio di una certa lunghezza. Poi strada facendo quando faccio le altre dico no, però so più belle lunghe, e quindi alla fine praticamente succede che il mignolo è sempre più corto. Quindi io spero di ricordarmi questa cosa e di farci attenzione le prossime volte, di magari non di cominciare dal pollice ma di cominciare dall'indice, così poi faccio insomma vabbè, una cosa mia mentale. Comunque devo assolutamente trovare il modo, perché il mignolo mi viene sempre più, ma no che mi viene, è che comincio con una certa idea e poi alla fine se ne va a far benedire. Ok, metto uno strato leggerissimo, sottilissimo di clear sull'unghia naturale
E poi vado con questa polvere che mi sono mixata da sola, l'ho fatta io questa polvere, l'ho fatta durante una diretta con Marianna sul canale di Marianna. Chissà se riesco a mettervelo nella o sicuramente ve lo lascio giù nell'info box il link di quella diretta con Marianna, che è sul canale di Marianna. E quindi qui mi sono fatta questo mix con una polvere bianco lattiginosa, bianco latte, e ci ho messo dei pezzi di foglia oro. Semplicemente mi sono creata prima il bianco, quindi mixando il bianco extra white con il clear eccetera eccetera, e poi ho messo dei pezzi di foglia oro e questo è il risultato. Mi piace veramente tantissimo sta polvere, con l'effetto finale ve l'ho fatto vedere su Instagram in tutte le salse, perché mi piace. Quando mi piace vi devo rendere partecipi e rompervi le scatole per farvelo proprio capire che mi piace. Va bene, io vi amo e anche voi, lo so. Va bene, 3 unghie, tanto l'avrete già visto dall'immagine di copertina, 3 unghie vanno fatte in questo modo e le altre 2 centrali, vanno in French. Quindi qui faccio le mie 3 perle, con questa polvere qui, e poi andrò ad incapsulare con il clear. E niente, praticamente questo è tutto il video. Non so se riuscirò a parlare per 45 minuti, non credo che vi lascerò un po' di musichetta e poi andremo avanti. Qui sto utilizzando il pennello di Kaz, il numero 12, eccolo qua, si vede, questo è il numero 12, e niente, perché tanto immagino che me lo chiederete, quindi ve lo dico, questo l'ho preso su Amazon. E che altro? Sto utilizzando il monomero Pro di Outlet Nails in questo caso, ma vi devo dire una cosa, io sono un tipo sensibile, a parte di sentimento, ma sensibile come pelle, io soffro ogni tanto di questa allergia ai prodotti e non so per quale motivo. Adesso ci ho fatto proprio caso, quando su di me utilizzo il monomero Pro di Outlet Nails mi comincia a venire quel pizzicore che conosciamo chi soffre o chi ha sofferto di allergia ai prodotti per le unghie, e conosce quella sensibilità, quel pizzicorino, quella rossore eccetera, ed è la seconda volta che mi succede. Adesso ci ho fatto caso. Quando lo utilizzo sugli altri no, ma quando lo utilizzo su me stessa, perché magari con il pennello appunto sporco di monomero vado a toccare la pelle eccetera, sento che il Pro mi dà fastidio, quindi credo che purtroppo su di me il Pro non lo posso utilizzare. Perché sto usando il Pro in questo momento? Lo dico per chi sta approcciando al sistema acrilico, perché il Pro asciuga più velocemente, più rapidamente, visto che in inverno da noi le temperature si abbassano, il acrilico con il freddo tende ad asciugarsi molto più lentamente e quindi fanno i monomeri ad asciugatura veloce, media, lenta eccetera eccetera, e il Pro in questo caso di Outlet Nails è quello ad asciugatura più veloce. Però credo che mi dia fastidio, credo proprio che mi dia fastidio, perché già un'altra volta ci avevo fatto caso e adesso anche la seconda volta vedo che mi sta facendo sto problemino. Quindi lo studio invece no, perché Outlet Nails ce n'ha 3, c'ha il beginner, lo studio e il Pro. Lo studio è una via di mezzo, quindi ha asciugatura media, quello l'ho usato anche su di me non ho nessun problema. Quindi a questo punto è proprio il Pro che mi dà fastidio, anche il beginner non mi dà fastidio. Che vi devo dire, ragazze? Quindi qui la scelta del monomero è un po' come dire, bisogna starci un po' dietro, sia per l'odore, perché magari vi dà fastidio una certa marca, vi dà fastidio un'altra marca non dà fastidio. A me per esempio questi qua di Outlet Nails nessuno dei 3 mi dà fastidio. Non mi dà fastidio quello di Beauty Space Nails, non mi dà fastidio quello di Michelle Nails e neanche quello di B-Nail mi dà fastidio, non mi fa venire il mal di testa. Però è vero pure che quando non siamo abituati a questo odore, le prime volte
È come se il nostro naso si dovesse abituare a questo odore, il nostro naso, il nostro corpo, non lo so. Inizialmente ti può venire un po' di mal di testa, ma se tu lo un pochino per volta lo cominci ad utilizzare, è come se poi il nostro corpo si abituasse. Le prime volte me lo faceva anche a me, vi devo dire la verità, però non con questi che vi ho nominato, ma con altri monomeri che non vi sto qui a fare nomi, che in effetti li sentivo molto molto forti. Comunque purtroppo insomma sì, la scelta del monomero è un po' personale, oltre al fatto che alcune polveri polimerizzano bene solamente con i loro monomeri, quindi alcune marche polimerizzano per bene solamente fra di loro. Anche qui è una cosa purtroppo che si impara con l'esperienza. Io devo dire che fino ad ora forse solo un paio di polveri ho avuto qualche problema, ma non che non polimerizza, che ci metta un po' di più a polimerizzare. E quando lavori con un certo ritmo, il fatto che ti blocca questa cosa che non sta asciugandosi comunque ti rallenta. Comunque va bene, dopo tutte queste chiacchiere ho finito di fare l'indice, poi farò anche il pollice nella stessa maniera, anche qui pinzo eccetera eccetera, e poi ci rivediamo. No, credo che sì, ho tagliato la parte del pollice, mi sembra proprio, e ci vediamo direttamente con le due centrali.
Allora, qui siamo arrivati già al medio perché ho dovuto tagliare perché stavo tutta fuori inquadratura mentre facevo l'anulare, e quindi adesso vi faccio vedere come costruisco il medio e poi tutto il medio, insomma vi farò vedere solamente il medio, ma tanto l'anulare è la stessa cosa. Ok, solito lotta per mettere la nail form più dritta possibile perché le mie dita sono tutte storte, e quindi sempre cercare di metterle il più dritte possibile, i tagli laterali quando c'è bisogno, il taglio all'iponicchio quando c'è bisogno. Ok, qui sto facendo una mandorla e quindi praticamente vado a chiudere la nail form in punta, vedete, la vado a chiudere proprio stretta, come se fosse uno stiletto, ma tanto io arrivo prima, non vado fino alla fine della nail form, e quindi diventa una mandorla stretta. Va bene, qui costruisco prima il letto ungueale e poi tutto il resto. Anche qui metto la mia perlina piccolina di clear e poi vado con il cover. Sto utilizzando il cover almond di Mia Secret, che vi ho fatto vedere nell'ultimo Nails Valley Haul, vi ho fatto vedere che avevo preso questi 4 colori ed effettivamente questo almond mi piace tanto, è rosa, è un bel rosa, è chiaro, ma insomma vabbè, è al punto giusto, non è forse, cioè ci farei qualche piccola modifica, ma questo non lo tocco, lo lascio così com'è perché non voglio rischiare di rovinarlo. Questo non lo tocco, lo lascio così. Si lavorano benissimo, ma non avevo dubbi su questo, che si lavorassero bene, e quindi ecco, va bene, mi vedrete farlo in 3 perle più o meno, il letto ungueale, la mandorla del letto ungueale, l'allungamento del letto ungueale, mamma mia. E poi vado a limare. Vedete che scarico molto il liquido sul fazzoletto, perché appunto in questa fase, se la perla è troppo bagnata, cioè è meglio che la levi e che la riprendi, perché in questa fase serve proprio che la perla sia abbastanza idratata ma asciutta, non so come dire, proprio per evitare che ti vada da tutte le parti, deve rimanere abbastanza ferma in modo che tu possa lavorarla e fare quello che sto facendo in questo momento. Se volete fare un allungamento del letto ungueale, vi consiglio di scaricare tanto lo vedete adesso, più avanti lo rifaccio, di scaricare il liquido sul fazzoletto dopo aver preso la perla, ovviamente. E niente, questo è.
adesso qui per la perla del girocuticole la scarico il liquido ancora di più. Vedete proprio, si vede proprio che il pennello si asciuga, come dire, e qui nel girocuticole dobbiamo avere il massimo controllo del prodotto, perché se è troppo liquido e ti comincia ad andare ovunque, quello si infila ovunque. Poi acrilico è un po' più, come dire, bastardello, perché non te ne accorgi che si infila sotto, te ne accorgi dopo, quando vai a limare, te ne accorgi dopo che si è infilato sotto. E quindi niente, nella parte del girocuticole bisogna avere molto controllo nella parte del girocuticole. E niente, qui ho fatto appunto, questa è la terza perla, e adesso, siccome vedevo che c'erano alcune macchie scure, come dire, di colore, prendo un'ultima perla abbastanza umida in questo caso, solo per andare a colorare. Adesso mi vedrete farlo. E sì, il colore mi piace molto. Adesso ce l'ho su da 3 giorni forse, e comunque sì, mi soddisfa. Vedete, qui non ho scaricato il pennello sul tovagliolo, lo scarico adesso, e qui semplicemente faccio questo e vado. Mi è servita quest'ultima perla solo per colorare un pochino. E va bene, adesso, quando è tutto bello asciutto, vado a stringere un pochino. Stringerò anche il letto ungueale, perché si stringe anche il letto ungueale con la pinza, a pinzare intendo, e poi andrò a delineare la smile line con la punta piccolina. Mi aiuto a fare questa cosa con la punta. Ok, allora eccola qua con la piccolina, cerco di crearmi quel famoso solco nel quale poi si infila la lima, e riusciamo appunto a definire bene la smile line. Quindi mi aiuto con la piccolina a creare vedete che faccio un po' di contorsionismo e quindi, fatto questo, poi passo con la lima e poi andiamo a fare il French.
Avete visto che nella Smile Line ho messo con un pennello liner un giro, un filo proprio di gel bianco per crearmi un po' di più questo, appunto, la Smile Line un po' più definita. Scusate questi cambi di luce, io non so più come fare, perché comunque questo bianco che sto usando non è proprio un bianco gesso, è un bianco un po' lattiginoso, appunto un po' opale, e quindi mi piaceva dare una definizione un po' più precisa alla Smile Line. Con questo bianco, come lo chiamiamo questo bianco? Opal foglia oro, no, troppo lungo, vabbè, non lo so, con questa polvere qua, Opal Ferrero Rocher. Ecco, ho trovato il nome, no, però poi c'hanno copyright quelli, vabbè, a posto così. Va bene, mi creo appunto il bordo libero, eccetera eccetera, e poi qui adesso, siccome praticamente c'è uno spazio bianco dove non c'è la foglia oro, adesso vado a recuperare un pezzettino di foglia oro dalla polvere e copro questo buco, diciamo, perché non può essere che manca la foglia oro. Fatto questo, vado ad incapsulare con il clear. Ok, ho pinzato anche queste due e volete che non sia un mio video senza la testa davanti all'obiettivo? Insomma, non si può, no? Quindi anche qui avete visto che avevo forse anche un po' di ricrescita, non lo so, comunque vabbè, c'è la mia testa sempre ovunque, non riesco proprio a... vabbè, ok. Andiamo alla fase della limatura. Ho limato il bordo libero con la lima manuale, quindi mi sono creata già la mia forma mandorla, e quello che mi mancava di fare appunto era togliere gli eccessi di prodotto da sopra, dalla struttura, e quindi sempre con la mia punta extra fine vado a fare questa cosa. Non vi faccio vedere tutte le unghie perché veramente diventa troppo eterno questo video, e quindi ok, questo è. Comunque una cosa ve la devo dire dell'acrilico, la polvere dell'acrilico è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa. Cioè io qui ho l'aspiratore spento, io ho l'aspiratore spento in questo momento che sto limando, e non ha niente a che vedere con la polvere che fa il gel, l'acrigel, mi dispiace ma è così.
quando limo gel o agrigel la polvere proprio ce l'ho sulle mani, fino alle maniche, dappertutto. Invece acrilico fa proprio un altro tipo di polvere, nonostante questa sia una punta extra fine, e quindi la polvere la fa sottile, la extra fine, e la polvere la vedete, è quella che è. Insomma, questo è uno dei vantaggi dell'acrilico. Acrilico ha questo vantaggio. Comunque va bene, vado avanti e ci vediamo più in là. Allora, come voi sapete, io sono sempre onesta con voi e anche quando faccio gli errori ve li racconto, ma qui si vede benissimo l'errore. Dunque, sono andata praticamente a limare troppo nella parte del letto ungueale, ma perché mi capita questo, specialmente su me stessa? Perché quando faccio le forme che devono essere molto assottigliate nei laterali, come in questo caso che è molto affusolata, io ho le unghie che sono abbastanza bombate di natura e tendono a crescere verso il basso. Diciamo che, per farvela breve, avrei dovuto mettere la nail form con un pochino più di elevazione e cercato di mettere il prodotto del letto ungueale in un altro modo, insomma, per evitare poi di mangiarmelo in questa fase di limatura. Vedete che ci sono delle macchie, specialmente nei laterali, qui si vede verso il giro cuticole ci sono delle macchie, dei buchi, e lì è il prodotto che, per avere questa forma, questa sottigliezza, come dire, sono andata a togliere, dovevo togliere per forza per avere questo risultato qua, e quindi mi sono mangiata un po' di colore, ma non me ne frega niente, perché alla fine ho deciso di riempirle di Swarovski e quindi ho coperto la magagna con gli Swarovski. E ecco, questo è con la puntina piccolina, con la mia puntina piccolina mi vado a definire il giro cuticole, una bella bafferata che forse non ve la faccio vedere, non mi ricordo, e dopo andiamo a sigillare queste 3 unghie Opal Ferrero Rocher, perché così non mi si riempiono di polvere, di peli eccetera, e poi vado a fare la decorazione sulle 2 centrali. Continuo a sistemare la struttura con la lima manuale, tolgo, faccio liscio eccetera eccetera, e poi finalmente abbiamo finito.
Ok, tolta tutta la polvere, mi sono addirittura lavata le mani con acqua e sapone, asciugata molto bene, e prima di andare a mettere qualsiasi cosa ho passato ovviamente il cleaner alcol isopropilico, in modo che ho tolto qualsiasi residuo di qualsiasi cosa. Però lavandosi le mani veramente la polvere va via tutta e non succede assolutamente niente. Questo è primer acid free e vado nel giro cuticole. Quando devo sigillare un colore chiaro o bianco come questo, già ve l'ho detto in altri video, questo è il sigillante che io utilizzo e che preferisco. Questo proprio per ora è quello che prendo quando devo sigillare lavori dove c'è un bianco, tutto un French, eccetera. È il top coat, vedete, si chiama proprio così, top coat di Michel Nails, perché ha molti filtri UV, ha un filtro UV bello potente. E quindi queste tre sono finite così, queste tre sono finite così, le ho sigillate, vado in lampada e poi comincio tutta la mia applicazione di strass. Ok, qui ho velocizzato veramente parecchio perché sennò diventava lunghissimo, visto che vado a mettere poi anche le micro palline, come si chiamano? Micro bead, oddio, vabbè, non mi ricordo. E quindi tra l'altro queste in quel momento non trovavo quelle ancora più piccole, ho trovato solo queste e sono forse un po' troppo grandi per questa cosa, però vabbè, quelle c'erano in quel momento e quelle ho usato. Ok, vedete il gel colla è quello di Michel Nails e qui lo sto facendo a pezzi, non sto mettendo tutto insieme, quindi ho messo questa parte centrale e sono andata in lampada. Adesso faccio questa parte laterale e vado in lampada, e poi farò anche in un terzo momento l'altro lato. E qui non riuscivo a farlo tutto nello stesso momento, anche perché comunque è un gel, questo gel colla, e quando ci stai troppo tempo gli strass cominciano a camminare, in poche parole, quando diventano troppo pesanti, quando sono troppi, cominciano a camminare, e quindi avevo bisogno di fermarli pezzo per pezzo. In più, andando a mettere le perline che mi fanno perdere un sacco di tempo, poi non ci vedo, raga, ma io che ne so, faccio veramente fatica a mettere ste micro perle, ste micro palline, e quindi niente, qui per forza in questo modo. Quindi una volta che ho finito di mettere tutto quanto, anche qui finalmente vado a sigillare e abbiamo già finito. Ed ecco qua, lavoro terminato, e devo dire che sono più che abbastanza un po' di più di soddisfatta. Mi piace veramente molto. Come vi dico sempre, io lo noto, lo noterete anche voi, la mia pelle insomma comincia a invecchiare un po', però questa c'è e questa ci teniamo. Voi guardate le unghie, non guardate la pelle, fate le brave. Mi piacciono molto, molto. Queste sono le mie unghie di Natale 2021 e sono
praticamente sì, uguali all'altra mano. Vi metto qua una foto della mano destra, sono tutte così, sono tutte piene, intere, come l'indice, come quelle tre insomma, e quindi sono molto soddisfatta. Il cover mi piace tantissimo, il colore di cover mi piace veramente molto. Qui una visuale, una di quelle prospettive che ci piacciono tanto, questa curva da sotto mi piace molto guardarla. Io spero che vi sia piaciuto questo video. In alto a sinistra tutti i miei social, vi mando un bacio grande grande, passate un sereno Natale più che potete, ci vediamo in giro per i social e ciao!